Ciao, Ciao, come ti chiami? mi chiamo Jack, Da dove vieni? io vengo d'Inghilterra, Dove in particolare? è solamente la campagna, non c'è niente qua, ma sono in vicino della città Birmingham. Ok, ti piace questo posto? A me piace la natura, um, ma a me non piace di essere molto lontano dai amici e di non avere le cose da fare. Ma tutti i miei amici che vivono in città vogliono essere qua per sentire libere e per guardare la natura come io. Ma sì, va bene, ma non è molto interessante. Beh, soprattutto in questo periodo un po' di natura è molto positivo. Sì, esatto, ma io vivo con i miei genitori, a me non piace di vivere con loro, ma ehm, posso cucinare, posso fare le cose a casa con la mia sorella, con mia sorella anche, quindi è anche bene di essere qua con lei. Cosa fai nella vita? Io lavoro, ho studiato all'università, ma l'anno scorso, ho finito con, l'università, quindi ho iniziato di lavorare in Londra, ma virtuale, quindi, Mhm. non sono a Londra, ma, lavoro per il governo locale a Londra. A me piace questo lavoro, ma voglio cambiare, e fare qualcosa di nuovo, nel futuro, sì. Ok, ora parlami un po' della tua esperienza con l'italiano, quando l'hai studiato, per quanto, perché. Sì, a me piacciono le lingue, alla scuola ho studiato le lingue, ho studiato tedesco e francese, ma ho iniziato di studiare italiano su Duolingo, um, solamente perché ho voluto fare qualcosa un po' diverso dagli altri studenti, Mhm. e anche sono andato all'Italia per una vacanza con mia famiglia e durante l'università non ho fatto niente e dopo ho detto a me che voglio ricominciare a studiare l'italiano, um, e all'università ho trovato la lezione vocale molto più utile per me, quindi ho trovato qualcuno, te, per aiutarmi a imparare l'italiano, sì. Perfetto, quindi è molto interessante che hai iniziato con Duolingo. Mm. Dimmi la tua opinione riguardo a Duolingo. Credo che per me Duolingo era bene di vedere se a me piace l'italiano o un'altra lingua, di sentire, di ascoltare un po' come è di parlare una lingua. È anche utile quando viaggio e quando voglio avere le cose da dire non molto complicate, sì, ma allo stesso tempo è facile di arrivare a un livello ok, ma non molto impressionante. Mhm. È anche difficile di trovare la motivazione, ogni giorno di andare su Duolingo e di studiare. E per me di avere una chiamata nel E è ut- Dari, sì? calendario è utile per me, perché è organizzato e arrivo e voglio imparare. Quindi per Mhm. me di parlare con qualcuno è molto più utile. Anche posso studiare le cose
um, che sono utili per me nella mia vita. Non è molto generale, posso dire le cose che voglio dire o le frasi utili per me. Ma credo che è bene. E anche a me piace il fatto che persone come mia mamma che non hanno la sicurezza di imparare le lingue che mia mamma può fare su Duolingo Mhm. una lingua, è molto molto bene, anche senza di dover pagare per questa app. È bene, sì. Sì. Sì, su questo sono d'accordo. Anche mia mamma usa Duolingo, però forse come te sono d'accordo che si raggiunge un livello, ma difficilmente vai molto in alto solo con Duolingo. Sì, e anche in questa situazione mi sento come posso rispondere alle domande quando non so che cosa dici, ma a Duolingo sono tutte le stesse domande e Mhm. posso aspettare un po' le domande e so esattamente cosa devo dire. Sì. Ma sì, a me piace di rispondere alle domande più diverse con questa situazione, sì. Oltre a Duolingo e oltre a italki, ci sono altri metodi che utilizzi per esercitarti, per imparare? Non- Ovviamente parliamo di italiano in questo momento, ma anche in generale, una lingua. Sì, a me piacciono le canzoni, la musica in Mhm. generale. Um, e quando ho iniziato a imparare l'italiano con te, ho usato tante parole di Marco Mengone, è molto interessante, Molto. ma erano utili per me le canzoni di Marco Mengone, grazie Marco. Um, ma um, oggi ho trovato la musica un po' più bene per aiutarmi. Quindi a me piacciono le canzoni, anche le film, ma uso spesso i libri con inglese e italiano, um, e anche i libri per studenti, per leggere e anche per parlare un po', per sentire come sentono le parole quando parlo. Mhm. Um, ma non ho trovato qualcosa molto fantastico per aiutarmi a imparare molto, molto velocemente. Velocemente, sì. Sì. E quale sarà il tuo punto di arrivo, se ce n'è uno? Quindi tu cosa fai adesso e cosa farai in futuro per mantenere l'italiano o se ci sarà appunto una destinazione per la tua esperienza con l'italiano? Non so, prima ho voluto sempre imparare tante lingue, ma anche se il mio livello non era molto bene nelle lingue, adesso voglio imparare molte lingue, ma so che è importante di poter dire le cose più difficili anche quando ho queste lingue e ho arrivato a un livello più impressionante, sarà più felice di imparare le lingue nuove. Um, Mhm. quindi voglio arrivare a un livello molto più difficile
quali consigli daresti a chi sta iniziando o chi è all'inizio, oppure in generale a chi sta studiando l'italiano o vuole studiare l'italiano? Credo che è importante di parlare, naturalmente, ma anche se non hai le parole per dire tutte le cose che vuoi dire, puoi dire qualcosa. È Sì, sì. importante anche di parlare per realizzare tutte le cose che puoi dire che non sai, che puoi dire. E anche se puoi di viaggiare all'Italia per vedere perché impari, Sì. um, e anche di scrivere quando puoi. Non scrivo mai notizie o le cose che ho imparato, No, una lezione, purtroppo, e so che devo scrivere più, anche perché, secondo me, sarà più ovvio se non so qualcosa, un errore grammatico che faccio sempre, o una domanda grammatica che ho per te quando scrivo. Um, quindi di scrivere è bene, è utile, e forse di trovare amici italiani per provare e per domandare se possono parlare sì. sì. E per me è interessante di cercare le parole in una lingua che non esistono in inglese o in un'altra lingua, Mhm. per vedere la cultura, ma anche per um, avere le cose interessanti a dire ai amici. Per esempio, la parola ciabatta, una ciabatta, in Sì. inglese diciamo ciabatta, con roll qualcosa, um, e non ho saputo che una ciabatta è come una scarpa, un Sì. qualcosa, sì. E di poter dire ai amici, ah, sai che in italiano questa parola si dice anche una scarpa o qualcosa, è qualcosa di piccola, ma per me Sì. sono felice di poter dire queste cose, o di pesto e di pestare, per esempio, è anche per me un fatto Ah. importante. Ti ringrazio per questa intervista, grazie per i tuoi consigli, per il tuo punto di vista sullo studio dell'italiano e grazie, ciao. Sì, grazie Elena, e per chi sta guardando, in bocca al lupo con gli studi di italiano, grazie mille e ciao. Ciao ciao.